Oggi è la giornata internazionale del podcast e voglio fermarmi un attimo con te per riflettere perché questo mondo è così importante e perché se non hai ancora iniziato forse oggi è davvero il momento giusto per farlo. Sai, spesso ci convinciamo che sia troppo tardi per cominciare qualcosa, che ormai il treno sia passato, che ci siano già troppi podcast, troppi canali e troppi creatori. Eppure, la verità è che non è mai stato un momento migliore per iniziare. Un podcast non è solo un contenuto in più online, è molto di più. È una voce che entra nella vita di qualcuno, una voce che accompagna mentre quella persona è in macchina, in palestra, a fare la spesa o a passeggiare. Non è un contenuto che si scrolla via in 3 secondi, è un contenuto che si ascolta e che rimane. Il primo motivo è l'autorevolezza. Quando parli con competenza, quando porti storie, esperienze, riflessioni, diventi una voce che ispira fiducia. Quindi non serve avere milioni di ascolti. Se raggiungi le persone giuste, quelle che hanno davvero bisogno di sentire ciò che dici, il podcast diventa un ponte diretto con loro. E oggi, più che mai, in un mare di contenuti superficiali, la profondità è una forma di valore raro. Il secondo motivo è il personal branding. Non parlo di un concetto astratto da manuale di marketing. Significa che, episodio dopo episodio, le persone iniziano a riconoscerti. Non solo per la tua voce, ma per la tua autenticità. Un podcast infatti ti rende riconoscibile e anche memorabile. Diventi quella voce che il tuo pubblico porta con sé nelle cuffie. E se ci pensi, questo è veramente potentissimo. Mentre il resto del mondo lotta per 2 secondi di attenzione su uno schermo, tu puoi avere 20 minuti di intimità con il tuo ascoltatore. Il terzo motivo è l'opportunità di business. Magari non succede subito, ma arriva. Conosco persone che hanno iniziato quasi per gioco, senza grandi pretese, e si sono ritrovate a essere invitate a eventi, chiamate da aziende o contattate da clienti solo perché qualcuno le aveva ascoltate in un podcast. È un canale che apre porte, a volte quelle che non ti aspetti. E poi c'è la parte più bella, la libertà creativa. In un podcast non hai regole rigide di altri media, non c'è un algoritmo che decide se vali o no in base a un like. Sei tu, la tua voce, la tua storia. Puoi scegliere la durata, il tono, il ritmo, puoi essere profondo, ironico, intimo, insomma, nessuno ti dice cosa dire o come dirlo. E questa libertà oggi è oro. Ma la giornata internazionale del podcast non è solo un'occasione per guardare al presente, è anche il momento per riflettere sul futuro. E il futuro è già qui. Il video podcast infatti sta crescendo a vista d'occhio. YouTube stesso sta puntando fortissimo sui podcast e sempre più persone scelgono di guardare oltre che di ascoltare. Questo non significa ovviamente che l'audio sparirà, ci mancherebbe. Anzi, significa che avremo più strade per raggiungere le persone. L'intelligenza artificiale sta cambiando il gioco. Ti aiuta a trascrivere, a tagliare, a trasformare un episodio in clip, in articoli e in newsletter. E tra un po' di tempo ci sarà ancora più integrazione. Un singolo episodio potrà vivere in 1000 forme diverse senza che tu debba fare tutto da solo. E poi c'è l'integrazione con i social. Oggi un podcast non è più confinato dentro Spotify o Apple Podcast. Vive su Instagram, su TikTok, su LinkedIn. Nasce come episodio, ma prende vita in clip, citazioni e highlight. Quindi il futuro del podcast sarà secondo me ibrido. Audio, video, social e community. E chi parte oggi, chi mette le basi adesso, si troverà domani con un vantaggio enorme. E proprio perché voglio che tu parta nel modo giusto, voglio dirti anche quali sono gli errori più comuni. Il primo è credere che serva per forza attrezzatura costosa. Non è assolutamente così. Puoi iniziare con un microfono semplice, scegliendo però una stanza silenziosa e facendo attenzione a non avere troppo eco. L'audio buono non dipende dal prezzo, dipende dall'attenzione ai dettagli. Il secondo errore è non avere un perché. Se parti solo perché lo fanno tutti, ti fermerai molto presto. Ti serve una ragione forte, che sia far conoscere il tuo lavoro, raccontare storie, condividere passione, insomma quello che ti pare, senza però un perché molli al 5º episodio. Il terzo errore è voler essere tutto per tutti. Funziona molto meglio se ti concentri su una nicchia, su un tema preciso, su un pubblico chiaro. Così chi ti ascolta sa esattamente perché viene da te e non da un altro. E infine c'è un errore sottile: pensare che un podcast sia solo tecnica. Certo, servono strumenti, serve organizzazione, ma il cuore di un podcast è l'autenticità. Se non ci metti te stesso, non ci metti la tua voce, la tua verità, allora sì, rischi di sembrare la copia di qualcun altro.
Il podcast non è una corsa che grida più forte, è esattamente l'opposto, è uno spazio intimo, quasi silenzioso potremmo dire. È il posto dove una voce incontra un orecchio e crea una connessione che va oltre lo schermo e oltre i numeri. E allora in questa giornata speciale voglio lasciarti con una domanda. Che cosa ti trattiene ancora dal lanciare il tuo podcast? Paura di non essere ascoltato? La sensazione che ci sia già tutto? La mancanza di tempo, di attrezzatura? Qualunque sia la tua risposta, sappi una cosa: nessuno potrà mai raccontare le tue storie come te. Nessuno potrà mai dare la tua voce al mondo se non tu. E magari proprio oggi, proprio in questa giornata particolare, la giornata internazionale del podcast, questo può essere il momento giusto per iniziare.